progetto di questa settimana ha come oggetto la decorazione artistica di un vetro. Nel mio caso il vetro è stato già incarniciato in un listello d'abete. Come vernice utilizzerò una vernice specifica per vetro e porcellana in questa confezione da 6 in colori base, leggermente metallizzata, e per contornare i disegni stessi utilizzerò una pasta nera imitazione piombo che vedremo nel dettaglio come va applicata sul vetro stesso. Va da sé che il primo passo da realizzare è quello di pulire e sgrassare in maniera impeccabile la superficie del vetro in modo da eliminare ogni alone presente sulla superficie. Una volta realizzata la prima fase della pulizia del vetro, andiamo a inserire il disegno sul fondo del vetro e a bloccarlo con la carta gommata. Una volta bloccato il disegno con la carta gommata sul fondo del vetro, andiamo a girare il vetro e iniziamo a utilizzare la pasta imitazione piombo. Questa pasta ci servirà praticamente a contornare il disegno stesso in modo da avere una maggiore precisione nel realizzarlo. La prima cosa da fare è quella di forare la capsula di protezione in modo da permettere la fuoriuscita della pasta. Andiamo a mettere il cappuccio. Il primo passo per realizzare un contorno preciso e senza sbavature consiste nell'avere una mano ferma e impugnare questo tubetto nel modo appropriato. Il metodo consiste appunto nel tenere il tubetto tra il pollice e l'indice alla sua base, appoggiando la mano destra sulla mano sinistra o viceversa se siete mancini, e praticamente andare a schiacciare il fondo in modo da far uscire, come possiamo vedere dalle immagini, la parte nera. A questo punto andiamo a posizionare il beccuccio sul vetro e andiamo a tirare la linea. Bisogna avere una pressione costante nel schiacciare il tubetto e cercare di avere il più possibile una mano ferma. Per dare una maggiore incisività è consigliabile fare una seconda passata in modo da dare maggiore spessore alle linee tracciate, eventualmente correggere in questo modo anche qualche imperfezione nel tracciamento della linea retta. Quindi andiamo poi dopo a pulire il tubetto con l'acqua, in quanto questo piombo, questa vernice nera imitazione piombo è idrosolubile, quindi aspettiamo che si asciuga un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo di pulire questo beccuccio, e poi iniziamo alla colorazione con le vernici adatte a vetro e porcellana. Mentre aspettavo che questa pasta nera simil piombo si asciugava, e ho notato che il vetro ha fatto praticamente da specchio alla luce posta sul soffitto, quindi utilizzo questi spessori in legno per inclinare il vetro in modo che tenda a ridurre l'effetto specchio e quindi non rifletta la luce posta sul soffitto. Quindi adesso andiamo ad aprire questa confezione e vediamo nel dettaglio quali colori sono presenti all'interno. Questo praticamente è un unboxing, è la prima volta che vado ad aprire questa confezione. Ecco qua, e vediamo all'interno cosa ci sta. Quindi praticamente all'interno della confezione ci sta un pennello a punta tonda e i colori, e questa è già una cosa gradita, perché io comunque mi ero premunito, avevo comprato un kit di pennelli proprio di tipo artistico, però siccome io preferisco utilizzare i pennelli a punta piatta,
l'eventualità che sia uscita all'interno della confezione un pennello a puntatona non mi dispiace assolutamente. Quindi i colori che sono disponibili abbiamo un bianco perla, poi c'è un cipria, un rosso o più un rosso, questo è un rosso, poi abbiamo un dorato metallizzato, un grigio metallizzato e un giallo metallizzato. Allora iniziamo con il colore metallizzato e vediamo come appare sul vetro. Usiamo il tappo per poter attingere minor vernice e iniziamo a colorare. Non mi nascondo che saranno necessarie comunque più passate per coprire le varie pennellate. Consiglio di stendere la pennellata in maniera uniforme in modo da distribuire più colore possibile, e con la terza mano possiamo già considerarci pienamente soddisfatti. I colori hanno una maggiore uniformità, una maggiore consistenza e una maggiore profondità. Adesso non mi resta altro che andare a colorare la cornice, che utilizzerò un impregnante all'acqua color ebano. Il progetto di questa settimana è giunto in termine. Questo è il secondo quadretto. Come possiamo notare c'è ancora la mascheratura per impedire che l'impregnante all'acqua color ebano possa macchiare il vetro. Nello specifico abbiamo visto come utilizzare la pasta nera effetto piombo, qual è la tecnica migliore per distribuirla sul vetro in maniera uniforme, e finalmente ho avuto modo di testare e utilizzare queste vernici che sono specifiche per vetro e porcellana, come possiamo vedere anche delle immagini. Hanno un effetto metallizzato che rende la vernice particolarmente brillante. Siamo giunti alla fine di questo video. Se ti è piaciuto, un bel like e cosa gradita. Se hai delle domande da farmi, postale nei commenti e io cercherò di risponderti. Se ti va, condividilo con i tuoi contatti. Se non ti sei iscritto ti invito a farlo e a spuntare la campanellina con la dicitura tutte, in modo da ricevere le notifiche quando usciranno i futuri video che comunque sono programmati per ogni venerdì alle ore 21. Non mi resta altro che ringraziarti per la visione di questo video, augurarti un buon fine settimana e rinviarti alla settimana prossima per un nuovo progetto. Ci vediamo venerdì e buona domenica. Ciao!